Sì, fossi stato dal fuoco coperto, gittato mi sarei tra lor di sotto, e credo che il dottor l'avria sofferto. Ma perch'io mi sarei bruciato e cotto, vinse la paura la mia buona voglia, che di loro abbracciar mi facea ghiotto. Se io fossi stato coperto, protetto dal fuoco, mi sarei gettato di sotto, dall'argine all'arena, tra loro e credo che il dottore, colui che sa, Virgilio, lo avrebbe sopportato. Ma per il fatto che io mi sarei bruciato per le fiamme e di conseguenza cotto, la paura vinse la mia buona voglia che mi faceva ghiotto, affamato positivamente di abbracciarli. Se io non fossi stato protetto dal fuoco che se no mi avrebbe incenerito, come scrivo nella prima terzina del canto precedente, ora c'è in porta l'unde duri margini e il fumo del ruscel di sopra aduggia, sì che dal fuoco salva l'acqua e gli argini. Ti ricordo che il fuoco mi separava, in un certo senso proteggendomi, anche lì dagli eretici che ho incontrato in 1.10. Insomma, se fossi stato protetto mi sarei gettato dal livello più alto dell'argine sul quale mi trovavo per arrivare sotto nell'arena dove si trovavano loro tre, tanto era il desiderio di abbracciarli. Insomma, l'aspettativa di conoscere i loro nomi era sempre più alta e non è stata tradita dato che sono tre grandi nomi e cognomi del passato recente di Fiorenza, la generazione precedente alla mia. Nella schiera di Brunetto c'erano chierici e letterati, qui ci sono politici e militari. La violenza continua a collegare questi personaggi, spada, trita, fiera, nuoce, ma non ci sono chiari riferimenti a quale sia, nello specifico, questo d'un peccato medesimo al mondo lerci, perlomeno attenendosi solo alle parole di tali dannati. Un gettarsi nel fuoco che, vedremo, fa parte dell'iter iniziatico che vede uscire l'uomo dall'elemento terra, gli inferi, gettarsi nel fuoco e bagnarsi con l'acqua, purgatorio, e infine attraversare l'aria, paradiso. Prima fu di grado maggior che tu non credi, e adesso credo che il dottor l'avria sofferto. Il dottore è colui che sa, decido di chiamare Virgilio così qui, colui che sa, non colui che conduce, duca, né colui che insegna, maestro, colui che comanda, signore. Lui sa questo mio desiderio e sa anche, perché me l'aveva già anticipato, disse il mio dottore, a costor, questi tre, si vuole essere cortese, e se non fosse il fuoco che saetta, la natura del loco, gli dicerei che meglio stesse a te che a lor la fretta. Il compito della mia guida Virgilio resta però quello di riportarmi vivo a casa, 1.15, reducemi a ca, cioè in cielo, non a Fiorenza, non di farmi gettare nel fuoco tra uomini grandi, sì, degni, ma tra gli uomini, non nei confronti di Dio. Loro infatti resteranno qui per sempre, 1.6, l'anime più nere. Soffrire, dal latino popolare sufferire, cioè portare su di sé, sopportare, composto da sub, sotto, e ferre, portare, tollerare. Colui che sa, credo, avrebbe sofferto, tollerato questo mio voler raggiungere tali dannati. Ricordati sempre il senso allegorico di questo mio rispecchiarmi coi dannati. Io mi avvicino a Brunetto e mi getterei tra loro tre. Mi avvicinai molto al dannarmi per sempre per avere una buona fama tra gli uomini, se non fosse stato per l'intervento di Virgilio, e chi l'ha mandato ovviamente. 1-1, tal mi fece la bestia senza pace che, venendomi incontro a poco, mi ripigneva là dove il sol tace, mentre chi rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto Virgilio. Virgilio, tra l'altro, capisce bene la voglia di abbracciare qualcuno degno della propria terra, tanto che in purgatorio un mantovano come lui lo abbraccerà e i riferimenti sono chiari. 2.7. Qual è colui che cosa innanzi a sé subita vede onde si maraviglia, che crede e non dicendo ella è, ella non è, tal parve quelli e poi chinò le ciglia e umilmente ritornò ver lui e abbracciò la verminosa piglia. L'ultima terzina spiega che questa mia buona, parola fondamentale come buona, gualdrada, voglia, fame in senso positivo, forte desiderio di abbracciarli una volta sentiti i loro nomi, fu fermata non dalla calma razionale, ma dalla paura di bruciarmi. Ma perch'io mi sarei bruciato e cotto, vinse la paura la mia buona voglia.
Ti ricordo i buoni cristiani, chiamati con disprezzo catari o in altri modi, dei quali facevano parte la Buona Gualdrada con la sua famiglia e Federico II, al quale Guido Guerra fu vicino, gli Adimari di Tegghiaio Aldobrandi e, 3 su 3, i Cavalcanti di Jacopo Rusticucci, in questo canto che anche in questo si avvicina all'eretico buon cristiano Farinata, processato post mortem insieme alla moglie e condannato come facente parte di tale eresia, che infatti si trova nella stessa tomba di Federico II e Cavalcante dei Cavalcanti. Anche in questa occasione continua a non avvenire, non è mai stato riportato finora per iscritto, un mio contatto con un dannato. Virgilio è sospeso e non conta. La fame metaforica in senso negativo di 1,15, che l'una parte e l'altra avranno fame di te, vorranno divorarti, ma lungi fia dal becco l'erba, o anche di 1,13, in quel che s'appiattò miserli denti e quel di laceraro a brano per non arrivare fino a 1,6 o 1,1, torna ad avere una sfumatura positiva, un forte desiderio sì, ma di abbracciare qualcuno, degno, ma pur sempre un dannato. Poi cominciai, non dispetto, ma doglia, la vostra condizione dentro mi fisse, tanta che tardi tutta si dispoglia. Tosto che questo mio Signor mi disse, parole per le quali mi pensai, che qual voi siete, tal gente venisse. Poi cominciai, non dispetto, disprezzo, ma doglia, dolore, la vostra condizione di voi tre ridotti così, e qui mi affligge. Così tanto che tardi, dopo tanto, tutta, completamente, si dispoglia, passa, dato che, subito, questo mio Signore, colui che comanda, Virgilio, mi disse parole per le quali io pensai che quali, così tanto come voi siete, tale gente di questo livello alto venisse. Dopo 6 terzine consecutive dette da Jacopo Rusticucci, c'è una coppia di terzine che descrive il mio stato d'animo e adesso inizio a parlare io con 4 terzine consecutive. Dato che mi aveva detto se miseria desto loco sollo rende in dispetto noi e nostri prieghi, adesso che so i loro nomi rispondo non dispetto, ma doglia la vostra condizione dentro mi fisse. Dispetto dal latino despicere, disprezzare, atteggiamento di superiorità sdegnosa o di ostentata noncuranza verso persone o cose. 1,10. Io aveva già il mio viso nel suo fitto, qui fisse, ed esser già col petto e con la fronte, qui tutto che nudo e dipelato, come avesse l'inferno a gran dispitto, qui dispetto. Io non provavo disprezzo per la loro condizione, ma dolore che mi faceva male dentro, simile alla cora di 1,13, tanta pietà m'accora, o di 1,15 e or m'accora. Loro sono nudi, spogliati, e questo mio dolore, doglia, ci impiega tanto a passare, spogliarsi, dispoglia, usato al presente ma con valore futuro, tardi tutta si dispoglia. Tosto, richiama, come in 1,2, e te, Virgilio, cortese, cubidisti, tosto. E infatti qui Virgilio, adesso chiamato il mio Signore, colui che comanda, mi aveva già avvertito, mi disse, parole per le quali mi pensai, che qual voi siete tal gente venisse. Questa famosa aspettativa che andava avanti via via crescendo prima di sapere i loro nomi e continua nelle terzine immediatamente successive. Di vostra terra sono, e sempre mai l'ovra di voi e gli onorati nomi con affezion ritrassi e ascoltai. Lascio lo fele e vo per dolci pomi, promessi a me per lo verace duca, man fino al centro pria convien chi tomi. Sono della vostra terra, Fiorenza, e da sempre l'opera di voi e i vostri nomi onorevoli ascoltai e ripetei con affetto. Lascio il fele, l'amaro, e vado per verso dolci pomi, frutti succosi, promessi a me per attraverso il vero duca, colui che conduce Virgilio. Ma è necessario che io prima precipiti fino al centro della terra, quindi dell'inferno. Ancora un richiamo a Fiorenza, non ancora espressamente nominata in questo canto, lo sarà tra poco, un altro incremento di aspettativa che raggiunge il culmine con il nome. Sempre mai inteso come da sempre, un rafforzativo, come quando si dice invece di mai, giammai. Ascoltai e ripetei a mia volta, al passato, con affezione e affetto, la vostra opera e i nomi pieni d'onore. La vostra opera che già ho lodato con quel c'abben far poser l'ingegni di 1,6, un verbo fare che nel canto precedente compare 9 volte,
come compare anche la parola onore. Lì la tua fortuna tanto onor ti serba, qui li onorati nomi. Il dannato prima dice i nomi e poi l'opera. Io gli rispondo mettendo prima l'opera ai nomi, l'ovra di voi e gli onorati nomi. Onore, che con le sue sfumature compare 5 volte in 1-4, quando si parla di nomi onorevoli che sono sospesi. Tutto al passato perché infatti non ho riconosciuto nessuno di loro, ma nella mia vita ho sentito molto parlare bene di loro tra gli uomini, fama, onore, e veramente sempre ho riferito e ribadito i loro nomi e le loro opere. Lascio l'amaro e vado per il dolce, lascio la tristezza e vado per la felicità, lascio la selva oscura dalla quale sono partito, appunto la materialità, i falsi amori terreni, come quello per la fama, appunto, e, passando per l'inferno, andrò in paradiso a casa, verso il vero amor, ma prima è necessario che io scenda fino al centro dell'inferno. Il fele o fiele è letteralmente un liquido di colore giallo, verdastro e di sapore amarissimo, secreto dal fegato bile. Mentre riguardo ai pomi, questi sono nuovamente contrapposti a un qualcosa di negativo, come in 1.13, non pomi veran, ma stecchi con tosto. Un po' come nel canto precedente, che tra li lazzi sorbi si disconvien fruttar al dolce fico. Virgilio, qui chiamato Duca, colui che conduce, verace, il conducente, quello vero. Il termine compare per la seconda volta dopo 1.1, che la verace via abbandonai, che grazie a lui io sto percorrendo di nuovo. Loro tre, e Brunetto stesso, furono per me in passato meritevoli maestri e guide, l'ovra di voi e gli onorati nomi con affezion ritrassi e ascoltai, ma adesso Virgilio, e glielo dico proprio in faccia a loro, proprio dopo la terzina che gli fa credere di essere reputati come dei miei maestri, è il vero Duca, quello vero che conduce alla verità, alla felicità, alla beatitudine, alla vita eterna, non allo scrivere il tesoro. 1.15. Io non osava scendere della strada per andar par di lui. Prima di tornare a casa, in cielo, è però necessario che io arrivi fino in fondo all'inferno, come Virgilio mi dice già dal primo canto, che tu mi segui e io sarò tua guida e trarrotti di qui per loco eterno e vedrai color che son contenti nel fuoco perché speran di venire quando che sia alle beate genti. Adesso sono tra le anime più nere, ma devo scendere fino a Dite e superarlo prima di poter iniziare a salire. 1.34. Ed egli a me, tu immagini ancora d'esser di là dal centro, ov'io mi presi, al pel del vermoreo che il mondo fora. Tomare per precipitare, come in 1.1 stavo facendo verso la selva, mentre chi rovinava in basso loco se non fosse intervenuto Virgilio, mentre poco fa ho scritto gittato mi sarei tra di loro, e come in 1.32 se 1000 fiate in sul capo mi tomi, in questa continua contrapposizione tra il sotto e il sopra. In questa coppia di terzine nel primo verso scrivo di vostra terra, quella prava, Fiorenza, e nell'ultimo scrivo infino al centro della terra, l'inferno. Dall'inferno imprecherò tra poco guardando in su, dove c'è il Signore, ma più sotto Fiorenza. Una Fiorenza strettamente collegata all'inferno e alla selva con le fiere, gente, fiorentini e fiere, avara, invidiosa e superba, dal quale inizia il mio viaggio trovando Virgilio, il verace Duca. La seconda terzina è un breve riassunto, come ho fatto anche a Brunetto, del perché sono qui e dove devo arrivare, in cielo. Ma in entrambi i casi il dannato che ascolta ciò fa accenno alle stelle, ma non alla nostra destinazione, alla nostra natura, che è il cielo. L'espressione dolci pomi cade nel nulla. Se lungamente l'anima conduca le membra tue, rispose quegli ancora, e se la fama tua dopo te Luca, cortesia e valor di se dimora nella nostra città sì come suole, o se del tutto se ne è gita fora. Possa l'anima condurre le tue, mie, membra a lungo, rispose ancora quelli, Jacopo Rusticucci, e possa la tua, mia, fama, dopo te, me, quando morirò col corpo, splendere, dici, io a loro, se cortesia e valore dimora, risiede, nella nostra città, Fiorenza, così come è solito, o se del tutto se ne gita fuori.
torna a parlare sempre quelli, e cioè ancora Jacopo Rusticucci. Parla con una doppia captatio benevolentie, guidata da due se augurativi, se possa lungamente l'anima conduca le membra tue, mie, e se possa la fama tua, mia, dopo te, me, Luca, illumini. Come in 1.10 e se tu mai nel dolce mondo regge. Insomma, mi dice prima che io possa vivere a lungo e poi che la mia fama possa brillare a lungo dopo la mia morte terrena. Come sempre l'essere vivo o morto è un discorso complesso. Qui lui mi dice che possa la mia anima condurre a lungo le mie membra, il mio corpo, insomma che possa vivere sulla terra, anima e corpo insieme, ancora a lungo. Dal Convivio 3.6, ove è da sapere che, siccome dice lo filosofo nel secondo dell'anima, l'anima è atto del corpo, poi, onde con ciò sia cosa che in costei si veggiano quanto è dalla parte del corpo maravigliose cose, tanto che fanno ogni guardatore disioso di quelle vedere. Manifesto è che la sua forma, cioè la sua anima, che lo conduce sì il corpo come cagione propria, riceva miracolosamente la graziosa bontà di Dio. E così si prova per questa apparenza che è oltre lo debito della natura nostra, la quale in lei è perfettissima, come detto e di sopra, questa donna, da Dio beneficiata e fatta nobile cosa. Questi spregiarono natura, la donna, ma non parlo di accoppiarsi con la prima pargoletta che capita. Il discorso, come sempre, più profondo. Ti riporto le fondamentali parole che appunto Beatrice mi dice in 2.31. Ben ti dovevi per lo primo strale delle cose fallaci levar suso di retro a me che non era più tale, mortale, materiale. Non ti dovea aggravar le penne in giuso ad aspettar più colpo o pargoletta o altra novità con sì breve uso. Fama, tra gli uomini, per loro ancor più fondamentale è il punto che li condusse alla morte, alla dannazione, questo essere indirizzati verso gli uomini, verso la terra, verso la selva oscura, e non invece come dovrebbe essere invece la natura dell'uomo, essere indirizzati a voler tornare a Dio, ai cieli, tra i beati. Poi mi dice che una volta lasciata la terra, perché l'anima si è separata dal corpo, possa la mia fama, quindi tra gli uomini, brillare, a loro non interessa altro. 1.15 Siete raccomandato il mio tesoro, nel quale io vivo ancora e più non cheggio. Conclusa la prima terzina, arriva la domanda rivolta a me. Chiede di essere aggiornato se dimora ancora cortesia e valor a Fiorenza, come soleva dimorare in passato, oppure se ciò è fuoriuscito tutto, non ce n'è più rimasto niente dentro la città che è piena di invidia, sì che già trabocca il vaso, il sacco. Dannati ancora legati alla loro città terrena, che vogliono sentire da uno che tuttora vive a Firenze, Fiorenza, in che condizioni versa la nostra città, sperando che io contraddica le novità che gli sono giunte da uno di lì che è morto da poco e che li ha raggiunti da poco. Cortesia che richiama l'anticipazione di Virgilio, a costor si vuole essere cortese, e il valor che lui stesso ha ricordato dei suoi due compagni. Scrivo nel Convivio 2.10, cortesia e onestade è tutt'uno, e però che nelle corti anticamente le virtudi e i belli costumi s'usavano, sì come oggi s'usa lo contrario. Si tolse quello vocabulo dalle corti, e fu tanto a dire cortesia quanto uso di corte, lo qual vocabulo, se oggi si togliesse dalle corti massivamente d'Italia, non sarebbe altro a dire che turpezza. La radice cortes, con le sue desinenze, compare 21 volte e in tutte e tre le parti della mia opera, e quindi una parola che ha un gran rilievo. Questa è la sesta volta che compare, finora è riferito solo all'avversario d'ogni male in 1-2, a Virgilio e a loro tre. La ricorrenza successiva è addirittura in 1.33. Gire sta per andare, qui gita fora, andata fuori, uscita, come in 2-2 ed è il sengi come venne, veloce. In questa coppia di terzine pesa il fatto che il mio riferimento al vo per dolci pomi, che come anche nel canto precedente dissi a Brunetto e riducemi a K per questo calle,
cada nel nulla. Quello mi parla di glorioso porto, riferendosi alla fama, questo direttamente della fama tua. Anche le prime tre ricorrenze del valor sono interessanti, dato che la prima è, sempre per non allontanarci troppo dal mio maestro cortese, in 1-1, però che gente di molto valore conobbi che in quel limbo erano sospesi. Poi in 1.26, vincer potero dentro a me l'ardore, chi, Ulisse, ebbe a divenir del mondo esperto e dei vizi umani e del valore. Ripeto che tu, per capire a fondo ciò che io scrivo, devi leggere ciò che io ho letto e ciò che io ho scritto. Per non parlare dei livelli che superano quello letterale e allegorico, perché appunto la cortesia caratterizza quella corrente religiosa, i buoni cristiani ancora denominati catari, che Federico II prese con sé in fuga da Oltralpe a causa delle crociate cattoliche contro di loro, che erano cristiani anche loro, ma giudicati eretici dalla Chiesa di Roma, che aveva ovviamente anche interessi politici nel perseguitarli. Nella corte siciliana del secondo Federico, io nel De Vulgari Eloquentia scrivo che nacque l'italiano e infatti in 2.16, qui siamo in 1.16, ti ricordo, scrivo in sul paese che Dadice e Po riga solea valore e cortesia trovarsi, prima che Federico II, cataro che accolse catari, avesse briga fosse ostacolato dalla Chiesa di Roma. Dimora nella nostra città, siccome suole, il dannato dice tutto al presente e chiede se adesso nella nostra città c'è ancora la cortesia e il valore che la contraddistinguono. Che Guglielmo Borsiere, il qual si duole, con noi per poco e va là coi compagni, assai ne cruccia con le sue parole. Perché Guglielmo Borsiere, il quale si addolora con noi da poco tempo, si è unito a loro da poco, e va là con i compagni nel loro stesso gruppo che si sta allontanando, assai ci cruccia, affligge con le sue parole. Insomma, lui mi pone queste domande perché un altro fiorentino dannato, non solo per il loro stesso peccato, 1.15, d'un peccato medesimo al mondo lerci, ma che proprio va continuamente col loro gruppo, continua a farli preoccupare sull'attuale situazione fiorentina. Questo quarto personaggio fu di grado minor e non si stacca dal gruppo insieme alle altre tre ombre, ma continua a andare insieme al gruppo, va là coi compagni. Ti faccio notare che il Rusticucci ha così nominato se stesso e gli altri tre per nome e cognome, loro che così tanto ci tengono alla loro fama sulla terra. Al momento del viaggio questo Guglielmo era morto da poco aveva raggiunto il gruppo e da allora li tormenta, ne cruccia, dicendo che la situazione di Fiorenza è decadente. I dannati parlano del presente tra di loro e questa situazione ricorda chiaramente quella di 1.10, dove io chiedo delucidazioni dato che un dannato mi ha chiesto una cosa del presente e in quel caso mi viene risposto e se altri dannati che arrivano non ci apporta, nulla sapem di vostro stato umano. Tra l'altro, che le cose non vadano bene a Fiorenza, già lo stesso che sta parlando lo sa, dato che appunto ha detto e ciascun gridava di nostra terra prava. La gente nuova e i subiti guadagni, orgoglio e dismisura han generata, Fiorenza in te, sì che tu già te impiagni. Così gridai con la faccia levata, e i tre che ciò inteser per risposta, guardar l'un l'altro come al ver si guata. La gente nuova, immigrata da poco, e i guadagni facili, veloci, fatti in poco tempo, hanno generato orgoglio e dismisura, mancanza di misura, di equilibrio, presso te, Fiorenza, così che tu, Fiorenza, già ne soffri. Così gridai con la faccia levata verso l'alto. E i tre che intesero, capirono ciò come risposta, si guardarono l'un l'altro come si è davanti alla verità. Loro venian ver noi e ciascun gridava, poi alle lor grida il mio dottor s'attese, qui invece a gridare sono io, ma non verso di loro ma verso l'alto, con la faccia levata. Più sopra c'è la terra con Fiorenza e ancora più sopra il cielo con il Signore, citazione al libro di Giuditta, fondamentale per questo canto che citerò in seguito. Quali sono le due cause che hanno rovinato Fiorenza?
la recente ondata di immigrazione, la gente nuova, e l'arricchirsi rapidamente, i subiti guadagni. Fiorenza vive un momento di crescita economica immensa, ciò fa arricchire qualcuno facilmente e con rapidità, subiti da subito, magari anche prestando a usura e quindi ricavando soldi da soldi, e porta inevitabilmente delle persone da fuori che vanno lì a risiedere. Proverbi 13:11. Le ricchezze, in latino substantia, accumulate in fretta diminuiscono, chi le raduna poco a poco le accresce. Per gente che viene da fuori ed è arrivata da poco non intendo dalle parti più sperdute del mondo, ma tutta la gente non di Fiorenza, ma anche solo dai posti limitrofi, come mi dirà in 3:16, qui siamo in 1:16, Cacciaguida, ma la cittadinanza che vive a Fiorenza, che ora è mista, bastarda, di Campi, Visenzio, di Certaldo e di Figline, pura vediesi nell'ultimo artista, artigiano. Oh, quanto fora meglio esser vicine, quelle genti ch'io dico, e al Galluzzo e al Trespiano aver vostro confine. Quindi uno, la gente nuova, e due, i subiti guadagni hanno generato uno, orgoglio, e due, dismisura, in risposta a se ci sono ancora cortesia e valore tra i cittadini fiorentini. Faccio una parentesi sul purgatorio. Il purgatorio è stato definito dalla Chiesa di Roma solo nel 1274, durante il secondo concilio di Lione. Cito: se muoiono veramente pentiti nella carità prima di aver soddisfatto con degni frutti di penitenza i peccati commessi e omessi, le loro anime sono purificate dopo la morte da pene purgatorie e purificatrici. Poi, e per alleviare tale pene, giovano a questi le offerte dei fedeli viventi, cioè i sacrifici delle messe, le preghiere, le elemosine e gli altri doveri di pietà, che sono stati abitualmente compiuti dai fedeli per gli altri fedeli in conformità con i regolamenti della Chiesa. In questo purgatorio, approvato neanche 30 anni prima del mio viaggio e che spingeva i vivi a donare soldi alla Chiesa di Roma con atti chiamati doveri di pietà, ci potevano arrivare anche gli usurai che si pentivano all'ultimo secondo. Io all'inferno trovo gli usurai tra i violenti contro Dio, ma in purgatorio, e io scrivo il vero, te lo giuro, su questa commedia, gli usurai non ci sono, gli usurai li trovo tutti e solo all'inferno. L'orgoglio è l'opinione esageratamente e presuntuosamente elevata di se stessi, che facilmente si trasforma in conflitto quando due persone di culture diverse si scontrano. In questo canto vengo riconosciuto dal mio vestito. Quelli del contado o di altri popoli si vestono in modi diversi. Questa diversità facilmente sfocia in pregiudizio e violenza. I guadagni rapidi e facili hanno portato alla dismisura, mancanza di misura, hanno rotto l'equilibrio personale e generazionale di famiglie ricche e potenti che ora si trovano contrastate da chi ha fatto i soldi rapidamente ma non ha potere e che per giunta viene anche da fuori, gente che non proviene da alcuna famiglia degna di tramandare il suo nome. Fiorenza, in questo crescendo, citata esplicitamente qui per la prima volta nel canto, piange, come sempre soffre. Di ciò adesso, al presente, stiamo parlando dell'attuale situazione. Tu già te impiagni. Nella seconda terzina sono messe in rilievo le direzioni degli sguardi. Io dico ciò guardando in alto, loro ascoltano ciò mentre girano in tondo con lo sguardo rivolto fisso su di me e poi si guardano tra di loro. Inteso ciò come risposta, si guardano tra di loro come quando si guarda al vero, come quando si è di faccia alla realtà, in faccia alla realtà. Non a caso, proprio poco fa, ho chiamato Virgilio verace duca e tra poco scrivo sempre a quel ver che faccia di menzogna. Se l'altre volte sì poco ti costa, risposer tutti, il satisfare altrui, felice te se sì parli a tua posta. Se anche le altre volte ti costa così poco, risposero tutti, soddisfare gli altri, tu ritieniti felice che se parli così a tuo piacimento. Adesso sono tutti e tre a rispondermi, quindi non solo il Rusticucci a parlarmi, come anche all'inizio venian ver noi e ciascuna gridava. Rusticucci mi aveva posto una domanda e io gli ho risposto in modo schietto e veritiero, onestamente, e quindi tutti loro mi rispondono che devo reputarmi felice se anche le altre volte mi costa così poco soddisfare le richieste degli altri e sono libero di parlare a mio piacimento senza ostacoli o limiti. Felice te, perché sono vivo, anche allegoricamente, mentre loro sono tristi e miseri, dato che sono morti, anche allegoricamente.
Non sempre soddisferò le richieste dei dannati, a loro invece conviene essere cortese e li soddisfo. Posta per piacimento, come ancora una volta in 1.10, ma quell'altro magnanimo a cui posta restato mera. Però se campi desti luoghi bui e torni a rivedere le belle stelle, quando ti gioverà a dicere i fui, fa che di noi alla gente favelle, indi rupper la rota e a fuggirsi, ali sembiar le gambe loro isnelle. Perciò, dato il mio comportamento, se sopravvivi, io, da questi luoghi bui, l'inferno, e torni, io, a rivedere le belle stelle, quando ti mi gioverà a dire io fui prima all'inferno, non sono più lì, fa, io, che di noi, i dannati che parlano, favelli io racconti alla gente. Quindi ruppero la ruota, il girare intorno, e a fuggire le loro rapide gambe sembrarono ali. Insomma, dato che ho questa disposizione nell'accontentare gli altri, rispondendo a mio piacimento senza che mi pesi fare ciò, se riuscirò a uscire dall'inferno e tornare sulla terra, mi chiedono di raccontare di loro. Io scrissi nel libro della memoria questo incontro e cosa mi dissero, e concluso il mio viaggio, sto scrivendo quest'opera che è già stata scritta nel libro della mia memoria. Quando si parla del futuro c'è sempre un se, non che sia messo in dubbio niente, ma mi è stato promesso, lascialo fele, vo per dolci pomi, promessi, ma comunque si parla del futuro e si può fallire. Se sopravvivo da questi luoghi bui, che non sono soltanto questo settimo cerchio, ma proprio tutto l'inferno che devo vedere fino in fondo, ma infino al centro pria conviene i tomi, ma addirittura il primo luogo buio di questo viaggio è la selva oscura, e infatti in 1.1 Virgilio mi dice se vuoi campar, come qui desto loco selvaggio. Dallo primo dell'Eneida. Sfidaste la furia di Scilla e gli scogli dal cupo fragore, e provaste le rupi ciclopiche, rinfrancate gli animi, scacciate il mesto timore, forse un giorno vi sarà dolce ricordare le presenti vicende. L'ultimo verso della prima canzone è e quindi uscimmo a rivedere le stelle. Qui scrivo e torni a rivedere le belle stelle, dopo che nel canto precedente compare la parola stella. La stella e la bellezza, qui belle stelle, sono citate e rimano tra loro anche in una terzina pronunciata dal dannato che parla nel canto precedente. Ed egli a me, se tu segui tua stella, non puoi fallire a glorioso porto, se ben m'accorsi nella vita bella. Quel glorioso porto non è la gloria, ma la fama tra gli uomini, ed è ciò che chiedono anche loro violenti contro Dio, che dispregiarono natura. Fa che di noi alla gente favelle. Adesso indi rupper la rota, dopo che al verso 21 fenno una rota, mentre è a fuggirsi ali sembiar le gambe loro isnelle, dopo che Brunetto nel canto precedente poi si rivolse e parve di coloro che corrono a Verona il drappo verde. Il volare all'inferno continua a essere un'azione che non si svolge verso l'alto, qui corrono su di un piano orizzontale con gambe che sembrano ali. Dite stesso in 1.34 sbatte le ali ma non vola. Basta, non posso stare a parlare con me per sempre e non possono stare a parlare con me per sempre, non possono unirsi al gruppo successivo. Sono stati con me anche troppo, quindi se ne scappano via. Ma non solo, fuggono via così velocemente che le loro gambe sembravano ali. Dall'ottavo dell'Eneida, Caco, atterrito e sconvolto, subito fugge più veloce dell'euro e si dirige alla spelonca, lo spavento aggiunse ali ai piedi.